Queste sono le conclusioni sull'attacco al convoglio Harpoon. È innegabile che lo scontro avvenuto nelle acque di Pantelleria ha rappresentato uno dei più brillanti episodi in cui, durante la Seconda Guerra Mondiale, la Regia Marina ha dominato e messo in fuga le navi britanniche. Analizzando i risultati, si può senz'altro affermare che si sia trattato di una vittoria italiana, anche se non così grande come la propaganda del regime vuole far credere. In questa battaglia la Regia Marina, la Regia Aeronautica e la Luftwaffe, agendo insieme per la prima volta in cooperazione, riescono a mietere numerosi successi. Oltre alle cannonate andate a segno, a seguito di cui è stato colato a picco un cacciatorpediniere, sono stati affondati o danneggiati tutti i mercantili tranne 2, oltre ad alcune navi della scorta. Si può quindi a pieno titolo parlare di una vittoria tattica, ma non di una vittoria strategica, in quanto questa si sarebbe ottenuta impedendo del tutto la riuscita dell'operazione, e cioè affondando anche i 2 mercantili superstiti, di cui uno già danneggiato da una mina. Anche se a Malta arriva ben poco di quanto partito da Gibilterra, tuttavia si tratta pur sempre di una piccola boccata d'ossigeno per le provate difese dell'isola. Ancora più di successo è l'operazione di contrasto al convoglio Vigorous, che vede la Royal Navy ritirarsi di fronte alle navi della Regia Marina. Vediamo la cosa più nel dettaglio. Da Alessandria navigano diretti a Malta ben 11 mercantili, scortati dalle unità leggere dell'ammiraglio Philip P. Vian. In breve, però, tali mercantili si riducono a 9, in quanto uno, l'Elizabeth Beck, deve rientrare ad Alessandria a causa di una grave avaria, ed un altro, il City of Calcutta, viene gravemente danneggiato ed è quindi dirottato a Tobruk, dove andrà perduto quando il 21 giugno le truppe italo-tedesche entrano nella piazzaforte. La squadra italiana, agli ordini dell'ammiraglio Angelo Iachino, lascia le basi il 14 giugno con una forza composta da 2 navi da battaglia moderne, Littorio e Vittorio Veneto, 4 incrociatori e numerosi cacciatorpediniere. Da notare che a bordo del Littorio e del Garibaldi sono presenti gruppi di intercettazione delle comunicazioni avversarie e a bordo del Gorizia personale tedesco per mantenere i contatti radio con la Luftwaffe. Molto importante è il fatto che la formazione italiana è preceduta dal cacciatorpediniere legionario, che è stato dotato di un radiolocalizzatore, ossia un radar di costruzione tedesca, il DT. Nemmeno la notte, stavolta, avrebbe salvato gli inglesi. I britannici sanno bene che se Vian affrontasse Iachino, a causa della disparità di forze, per la Royal Navy sarebbe una strage. Ma sperano che l'aviazione possa danneggiare gravemente le navi italiane, costringendole a ripiegare, anche se gli aerei disponibili per tale azione non sono più di una 50. A partire dal 14 giugno, l'aviazione dell'asse inizia a cogliere i suoi successi. Infatti, colano a picco il piroscafo olandese Agde-Kirk, oltre al Bhutan e al cacciatorpediniere Hasty, mentre risultano danneggiati il piroscafo Potaro, l'incrociatore Newcastle e le corvette Erika e Primula. Il 15 giugno gli attacchi continuano spietatamente e colano a picco nella giornata i caccia Airedale e Nesto e vengono danneggiati gli incrociatori Birmingham e Arethusa, oltre alla vecchia nave Centurion, camuffata per l'occasione da corazzata, che viene colpita 2 volte. Alle ore 18 la svolta. Da Alessandria giunge l'ordine di invertire la rotta e tornare alla base di partenza. Vian ubbidisce ed il 16 le navi giungono a destinazione, non prima però di aver ancora perso l'incrociatore Hermione ad opera del sommergibile tedesco U-205.
Ma la navigazione non procede felicemente nemmeno per la formazione italiana. Infatti, a partire dal 15, le navi della Regia Marina sono sottoposte anch'esse a violenti attacchi aerei da parte degli inglesi. Alle 5:15 aerosiluranti britannici centrano l'incrociatore pesante Trento, immobilizzandolo, mentre sono in corso le operazioni per il rimorchio da parte di 3 cacciatorpediniere. Il sommergibile P-35, richiamato sul luogo dalla colonna di fumo che si leva dall'unità, lo cola a picco centrandolo con 2 siluri. Le navi di Iachino sono poi ancora attaccate, questa volta dall'aviazione nordamericana, che fa per la prima volta la sua comparsa nel Mediterraneo. Armata dei B-24 Liberator, i quali colpiscono di striscio una delle prodiere da 381 mm dell'ammiraglia, senza però arrecare danni, grazie alla pesante corazzatura. Nella serata è ancora la volta del Littorio, colpito a prua da un siluro lanciato da un aereo inglese. Nonostante i danni, però, può riprendere la navigazione ad oltre 20 nodi. A questo punto Iachino giudica inutile continuare l'inseguimento e mette la prua verso Taranto, dove si ormeggia senza ulteriori incidenti nel pomeriggio del 16 giugno. E con questo la battaglia di mezzo giugno è conclusa. Da questa parte del Mediterraneo, a differenza di quanto avvenuto a Pantelleria, non si tratta solo di una vittoria tattica, in quanto le 2 formazioni navali nemiche non giungono neppure al contatto, ma si può senz'altro parlare di una grande vittoria strategica. Infatti, la sola presenza in mare della flotta italiana costringe alla ritirata la Royal Navy, che quindi vede fallire completamente il suo piano di rifornire Malta. Neppure una tonnellata di rifornimenti giungerà sull'isola, e questa è la vera vittoria. Il tutto non è stato gratuito da entrambe le parti. Agli italiani è costato la dolorosa perdita dell'incrociatore pesante Trento ed il siluramento, fortunatamente con danni di lieve entità, del Littorio, mentre da parte inglese è costata ben più cara, con la perdita di 2 mercantili, un incrociatore e 3 cacciatorpediniere, oltre al danneggiamento di un mercantile, 3 incrociatori, 2 corvette e della nave da trasporto Centurion camuffata da corazzata. In conclusione, possiamo affermare che finalmente, anche se in ritardo, a Roma si era capito come andava condotta la guerra mediterranea. Non come in passato, cercando lo scontro frontale tra 2 marine, che sarebbe stato inutile ai fini della condotta generale della guerra, ma piuttosto con attacchi mirati di aviazione, navi da guerra e forze subacquee, per contrastare principalmente i traffici nemici volti a rifornire l'isola di Malta, spina nel fianco dei nostri trasporti essenziali per la conduzione delle operazioni belliche in Nord Africa. Quando infatti a Roma adottarono questo nuovo approccio, i risultati si fecero vedere. Se si fosse condotta in tal modo la guerra fin dal principio, probabilmente la storiografia sulla Seconda Guerra Mondiale nel Mediterraneo avrebbe scritto pagine ben diverse.